Amici, ciao, abbiamo un secondo room tour da fare della stanza che ci hanno assegnato nel resort in cui siamo qui alle Maldive. Sul mio canale trovate il room tour della prima stanza che avevamo, che era semplicemente momentanea per la prima notte, però ci tenevo a farvela vedere, anche per darvi la possibilità di valutare nel caso in cui appunto vogliate venire alle Maldive e vogliate optare per questo resort in cui siamo, che si chiama Cinnamon Velifushi, e ce ne sono diversi della catena Cinnamon, ci sono diversi resort su diversi atolli. Siamo arrivati ieri sera e ieri notte abbiamo dormito in una stanza, e da adesso invece ci hanno appena spostato in quella nuova. L'altra era una beach villa, quindi con l'accesso direttamente alla spiaggia. Adesso invece quella che abbiamo in cui siamo ora è appunto una villa sul mare, quindi quella sulle palafitte, che scendete dal letto e arrivate praticamente a fare il bagno. E tra l'altro ho aspettato prima di disfare le valigie perché volevo farvela vedere proprio ancora perfetta, anche perché tra un po' diventerà vergognosa con vestiti ovunque e chiaramente molto più vissuta di così come adesso. E niente, sono gasatissima, è una cosa meravigliosa, è un paradiso, sembra di essere su un altro pianeta. Il primo viaggio che faccio alle Maldive ed è qualcosa di spettacolare, ma a parte i colori, e tra l'altro abbiamo avuto anche sfortuna perché abbiamo trovato non un tempo, ecco, idilliaco, però veramente poco importa, sembra una sciocchezza, ma è tutto comunque veramente magico, meraviglioso. E va bene, adesso vi faccio vedere la stanza per filo per segno e spero che vi piaccia esattamente quanto piace a me. Vi farò ovviamente anche un tour di tutto il resort, però è talmente oggettivamente grande, perché può sembrare anche piccolo, però comunque farvelo vedere tutto è abbastanza grandino. Quindi per ora mi limito semplicemente a dirvi che questa è la zona, e si arriva appunto da là, dove c'è poi appunto la reception. Quella è la zona che voi non vedete, però è tutta, diciamo, tutta la lingua di sabbia che circonda la parte di verde, è tutta costellata dalle beach villas, quindi le ville, le stanze che danno sulla spiaggia e sono sulla terraferma. Qui invece comincia tutta questa parte appunto in cui ci sono le beach villas, che sono, vedete, fatte tutte così sulle palafitte direttamente sul mare. Poi ci sono queste che sono vicine alla sabbia e vicine alla spiaggia, e più invece ci si allontana, chiaramente più si va in mare aperto. A noi fortunatamente è andato questa più vicina alla spiaggia. Allora, prima di farvela vedere, a parte che sto sudando già come non so che cosa, perché c'è veramente caldo, ma soprattutto c'è proprio umido qua. Una cosa che non sapevo, non mi ero informata, però poco cambia, nel senso che comunque è meraviglioso lo stesso, però è molto 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 umido. Una cosa che volevo dirvi è che allora inizialmente noi in realtà avevamo scelto e optato per la beach villa. Uno, perché io ho paura dei pesci, e voi direte, appunto, come ho detto anche nell'altro video, voi direte, ma per quale motivo hai scelto come destinazione le Maldive? Benissimo, la spiegazione magari ve la tengo per un altro video, ma in ogni caso semplicemente io evito di andare a fare, non so, snorkeling o questa tipologia di attività. Ho semplicemente paura della profondità, ok, del mare, delle acque, di ciò che non vedo, e è ovvio che insomma ho un po' di timore ad andare a fare il bagno con gli squali, però non penso neanche di essere l'unica sinceramente ad avere questa tipologia di paura. Quindi in realtà nel senso il bagno in spiaggia lo faccio, non mi addentro nel mare aperto, però per il resto sì. Comunque questo semplicemente per dire che noi avevamo scelto la beach villa, che ovviamente ha un prezzo differente rispetto alle ville queste qui sull'acqua, sulle palafitte, che costano di più. Che cosa è successo? In realtà, piccolo fun fact, per quanto noi volessimo appunto andare su una beach villa, abbiamo detto vabbè, vediamo se poi dopo lì nel caso riusciamo a fare un upgrade, magari con una modifica minima del prezzo e così. E invece cosa è successo? Che siamo arrivati qua e per puro caso ci hanno proposto di andare appunto, di spostarci qua in questa water villa, semplicemente per il fatto che manca, non possono venderla, diciamo, per questo periodo, perché manca la rete, che è questa amaca che poi vi farò vedere nella parte davanti, quindi che dà sul mare. Dovrebbe esserci un'amaca, semplicemente è rotta, quindi non c'è, ma per il resto è perfetta la stanza.
quindi è proprio una sciocchezza, e per una sciocchezza del genere loro chiaramente non possono venderla a chi paga per andare nella Water Villa, perché comunque anche quella è una peculiarità carina che gli ospiti desiderano. Quindi niente, quindi è andata così, e noi ovviamente abbiamo accettato immediatamente e abbiamo fatto questo upgrade gratuitamente, e ci è andata non di fortuna ma di più. Quindi bene, basta chiacchiere, vi faccio vedere la stanza. Anzi, giusto per finire, l'ultima cosa che stavo dicendo, che appunto abbiamo avuto fortuna che ci hanno dato questa perché è di fianco alla spiaggia, così evito di farmi il bagno nelle altre, che ad esempio se ci fosse capitata una di quelle che sono più in mare aperto ovviamente sarebbe stato molto più alta l'acqua. Quindi in realtà è perfetta qua la situazione, perché come vedete siamo proprio attaccati alla spiaggia e qui l'acqua è bassa. Bene, ora entriamo nella nostra meravigliosa stanzetta, giusto per darle un diminutivo che non le si addice per niente. Cioè, questo è quello che voi vedete quando entrate in questa stanza. Cioè, guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia, e non mi riferisco alla ragazza che vedete nello specchio. Allora, qua abbiamo, vabbè, le nostre valigie che devono ancora essere disfatte, appunto perché volevo evitare di disfarle prima di farvi vedere bene la stanza. Qua ci hanno accolto in maniera meravigliosa con una bottiglia di vino che, tra l'altro, posso dire VR, le mie iniziali. È un caso? Io non credo, quindi festeggeremo il triplo. Poi qua abbiamo, vabbè, l'acqua, anche qui c'è la stazione del caffè, il minibar, eccolo, minibar direi super fornito di qualsiasi cosa, alcolici, analcolici, di tutto. Qua ci sono delle patatine, bene. Poi, ecco, vedi, c'è il minibar, la price list del minibar. Va bene, comunque, poi passiamo in realtà alle cose meno importanti, però ok. Qua abbiamo un vano in cui poter mettere delle cose, qua anche. Qui abbiamo gli asciugamani in dotazione che ci hanno dato, qua dei calici. Questa è la vasca, cioè voi praticamente in questa stanza cosa avete? Bagno con vasca, quindi dedicato esclusivamente alla vasca, e bagno invece dedicato a, vabbè, chiaramente ai sanitari. Qua c'è il lavandino, qui ci sono i sanitari con la finestrella. Procediamo. Io vi dico la verità, non mi sento molto di dover dire qualcosa, io direi che tutto parla da sé. Cioè, guardate la meraviglia. Cioè, uno, anche solo banalmente, se ha del lavoro da fare, si posiziona qua, nella postazione con questa mega scrivania, si posiziona qua e guardate, vi prego, guardate che vista ha. Sta così. Vedete che non c'è bel tempo? Beh, io direi che come room tour vale quanto? 1000? 2000? 3000? Io ve lo giuro, cioè credo che nella maggior parte dei viaggi che faccio, che ho fatto in vita mia, ho sempre detto: ma che ci frega della stanza? Ma anche se è brutta, piccolina, così, tanto non staremo mai in stanza. Ecco, no, non alle Maldive. Ragazzi, alle Maldive dovete scegliere una bella stanza, perché passerete tutto il tempo sull'atollo, tutto il tempo nel resort, e se avete a maggior ragione una stanza del genere, molto tempo in stanza lo passerete senz'altro. Cioè è un quadro, questa non è una stanza, è un quadro, è incredibile, meravigliosa. Bene, mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, perché d'ora in poi caricherò tanti video interessanti, sia di viaggi che di altre cose che possono essere appunto nelle mie giornate, nelle cose che scopro, o per condividere con voi alcune riflessioni che faccio. In generale su tutto. Quindi vi ringrazio tanto per essere stati con me e ci vediamo al prossimo video. Baci!